Caro Giulio, Io... Sì, ti vedo inquieto, che succede? No, è che sto sentendo la musica e quindi... Abbassa, così non la senti più e ti faccio un dispetto. Sì, cioè mi piace talmente tanto che non ho voglia di fare il video. Va Allora, bene. quella è la camera, Sì. queste le abbiamo viste a Monaco, Sì, ci sono piaciute moltissimo, non te le regalo per Natale, anche se dopo potresti pure dire Giancarlo, questo potrebbe essere, che lo chiamano, potrebbe essere il mio regalo di Natale, io ti dirò no. no, No, anche no, se no, non no. costano assolutamente un occhio della testa. Maledetto Maledetti. snob. Io Sei uno sono uno snob. E non sai neanche che esiste il Rotel. È vero. Ce ne vuole, così. Oh, e allora, Dopo 40 anni. dopo 40 anni, torniamo a noi, cambiamo camera allora, ringraziamo Paolo Brosio di P-Trade che ci ha mandato queste casse, ci piacciono da morire, continuate a seguirci, follow, subscribe, campanella. Però non hai detto cosa sono. Borresen X1. No, Borresen l'ho detto, X1. con il loro stance. Con i loro stand. Con il loro Va stance. bene. Quindi subscribe, campanella, seguiteci e mi raccomando, a tra poco. Dunque, noi abbiamo provato recentemente, Sì, sempre no, stavo portando gli appunti. Dunque, noi abbiamo provato, gli appunti. Allora, noi abbiamo provato recentemente un applicatore della Access per P2, che appartiene allo stesso gruppo, Audio Group Denmark, del quale fa parte Borresen Loudspeakers. Quindi nell'ambito dell'ombrello Audio Group Denmark, Borresen è l'azienda che si occupa della realizzazione dei diffusori. Per chi non avesse visto quel video, vi invitiamo ad andare a vedere, devono andare a vedere, e ricordiamo che il progettista Michael Borresen di questi diffusori, assieme a Lars Christensen, hanno lungamente lavorato per un'altra azienda molto importante danese che si chiama Raido, che realizza speaker di fascia particolarmente alta e particolarmente ben suonante. Dopodiché si sono staccati da Raido per fondare appunto questa azienda che è uscita da principio come spesso succede nel mondo dell'high-end, con la linea di fascia top, di fascia più alta. Poi via via sono riusciti a scalare le loro tecnologie, perché qui ci sono tante tecnologie proprietarie che poi vedremo, anche verso modelli di fascia inferiore. Ci sono una serie 0, una serie M, una serie Z. Questa è la serie X, che costituisce l'entry level di questo produttore danese. Tenete conto che stiamo parlando di diffusori che costano 5.000 euro la coppia, più gli stand, che francamente io ritengo essere sostanzialmente necessari, cioè è quasi inevitabile l'acquisto. È una prosecuzione. È una prosecuzione di questo Anche diffusore. perché poi vedrete e state vedendo nel nuovo sistema di ripresa che da questo video forse, chi lo sa, metteremo in che lo stand è di forma, cioè fa in modo che le casse siano inclinate in un certo modo e quindi praticamente non se ne può fare a meno, ma costano solo 1.000 euro. Costano 1.000 euro, che sostanzialmente è un prezzo tutto sommato assimilabile a quello di altri stand di buona fattura, di uguale altezza. Voglio dire, almeno che uno non vada su degli stand particolarmente economici, ma insomma degli stand di buona fattura di questa altezza, grosso modo la cifra è questa qua. E poi parliamoci chiaro, casse di questo tipo, di questo livello e di questa forma sono casse bookshelf solo nell'immaginario collettivo, perché poi hanno bisogno del loro stand e hanno bisogno del loro spazio. Queste in particolare, che sono bass reflex, certo, non è che le puoi attaccare, però mettere in uno scaffale. Mettere in uno scaffale è francamente improponibile. Quindi sono diffusori da stand, tant'è che si chiamano stand mounters, più correttamente. Quello che ho trovato particolarmente interessante però nel manuale di istruzioni, che ovviamente mi sono letto, è che il progettista ci tiene a sottolineare il fatto che
non sono particolarmente sensibili alla distanza dalla parete laterale. E questo l'abbiamo verificato. Sì, tant'è che lui dice potete cominciare da 15 centimetri. 15 centimetri significa sostanzialmente attaccate. Mentre invece per quanto riguarda la distanza dalla parete posteriore, lui suggerisce di partire da 50. Poi ovviamente via via che si fanno gli aggiustamenti si ottiene una gamma bassa più presente ma meno precisa. Se stanno molto indietro, se stanno più avanti, la gamma bassa diminuisce ma diventa più precisa, l'immagine si va focalizzando, diminuendo, allargando di conseguenza, insomma vanno fatti delle prove. Quello che comunque noi abbiamo notato è che non avendo un buco al centro, perché tipicamente se distanzi tra di loro i diffusori arriva a un certo momento in cui hai una sorta di buco al centro. In questo caso qua, forse li vedete a terra, ci sono questi riferimenti che io ho segnato con il nastro carta, siamo parecchio più larghi rispetto a quasi tutti i diffusori che abbiamo. Sì, allo standard, esatto. Tra l'altro la cosa interessante è questo sistema di bass reflex posteriore con 3 tubi di accordo che crea sicuramente minore pressione per singolo tubo. Sì. Ed è una cosa estremamente innovativa, a parte la forma che poi tu da ottimo architetto ci descriverai con maggiore attenzione, però questi 3 tubi, che ovviamente non sono fatti per estetica, ma sono fatti assolutamente per un fatto funzionale, permettono probabilmente ai diffusori una maggiore versatilità dal punto di vista della collocazione, esattamente, della collocazione in ambiente, e diminuiscono fortemente le turbolenze all'interno del tubo, perché se fosse un tubo singolo avrebbe sicuramente più turbolenze di 3 tubi. Quel tipico pum, che si sente nel tubo. Interessante notare anche il fatto che la sezione equivalente dei 3 tubi, e se uno la trasferisse su un unico tubo, verrebbe un tubo parecchio più grande, il che avrebbe impedito la realizzazione di un mobile con una forma così rastremata. Ora lo state vedendo nel dettaglio. Questi diffusori sono veramente incredibilmente rastremati posteriormente. Siamo tutti abituati a vedere tanti diffusori che hanno questa forma leggermente al miuto, per intenderci. Ma qui siamo arrivati veramente al punto tale che dietro tendono quasi a chiudersi in un punto. E se ci fosse stato un tubone di accordo grande e grosso, questa cosa sarebbe stata impossibile, e invece qua ce ne sono appunto questi 3. Devo dire, la soluzione dal punto di vista estetico è strepitosa. Abbiamo camera Perché c'è il diffusore è di una bellezza. Una bellezza, poi è laccato piano, quindi non è una laccatura normale, ma è una laccatura, l'abbiamo vista solo nei diffusori Yamaha, così bella, Sì, sì, una laccatura fantastica. Strepitosa, purtroppo. Inserto superiore invece in carbonio, in fibra di carbonio. Purtroppo non sono più wiring. Quello è l'unico loro difetto per quanto mi riguarda. So che a te non ti interessa, ma invece a me sì. Ma so che anche ai nostri follower non interessa, perché tu sei stato aspramente criticato in quanto non serve a niente. Hai ragione. Non serve a niente, giusto? Non serve a niente. Infatti tutti i produttori di diffusori che hanno il B-Wiring sono stupidi. Volevo porre particolarmente l'attenzione, come tu hai già detto, ma voglio ribadirlo, sulla forma del mobile assolutamente non standard e su quello che vuol dire dal punto di vista industriale. Sì, perché non è una realizzazione semplice, non è una realizzazione economica, non è una realizzazione da tutti, e devo dire che il mobile di queste casse le qualifica tanto, perché dietro c'è senza dubbio uno studio teso alla massimizzazione delle prestazioni, e che poi è probabilmente significato anche una lievitazione dei costi, che però alla fine 5.000 euro per una coppia di diffusori di questo livello, più 1.000 gli stand, le pongono insieme con parecchie altre casse più o meno della stessa fascia, e mi viene da dire anche a alcuni costruttori magari molto più blasonati di questo, che stanno cominciando un po' a impazzire con i prezzi e quindi a far schizzare i prezzi a livelli un po' fuori controllo,
e io sinceramente strizzerei l'occhio a una realizzazione di questo tipo. Ma questa è una mia Io opinione. penso che ci sia un discorso in questo caso di economia non di scala, perché qua stiamo parlando di Esatto. che realizza Cambiamo in piccole serie, ma di trasferimento di ricerca, ovvero la ricerca estremamente costosa che Borgsen ha fatto sui materiali, che prende l'avvio da Raino e prende l'avvio in un paese, la Danimarca, dove ci sono dei fortissimi sostegni statali alle imprese che fanno innovazione tecnologica. Io ricordo che appunto me lo raccontavano loro, che potevano accedere a delle apparecchiature pazzesche che venivano messe a disposizione dall'università e con le quali loro noleggiavano dei tempi macchina per realizzare i primi prototipi di questi prodotti. Dopodiché adesso non so come si sono organizzati, se questa cosa ancora funziona, però evidentemente la ricerca in qualche maniera finanziata, supportata dallo Stato della Danimarca, e comunque ricerca che parte da lontano e che si è riversata sui modelli di fascia superiore, probabilmente scalandola sono riusciti a portarla. Ad esempio il Twitter è interessante, Esatto. il Twitter è quasi lo stesso del modello top. È leggermente meno efficiente perché? Perché utilizza dei materiali poco differenti, Un magnete più piccolo. però fondamentalmente stiamo parlando di un Twitter che pesa l'equipaggio mobile del Twitter 0,01 grammi, cioè niente. Ma poi del resto, per fare delle casse da stand non potevi metterci un Twitter grosso come l'altro, perché sennò il frontale sarebbe stato troppo grande. Ma certo, troppo grande. Il midwoofer invece è fatto con 2 strati di Kevlar, no? 2 strati di fibra di carbonio. E dentro c'è un nido da Kevlar. Loro dicono è particolarmente leggero, io non stento assolutamente a crederci, e ha questa forma che adesso va anche abbastanza di moda, l'abbiamo vista anche in qualche altro diffusore con sospensione, che poi vedremo nello sventramento, perché io so che il midwoofer è bellissimo. Sì, il midwoofer è bellissimo. Il midwoofer è bellissimo. Data una sofisticatissima struttura del gruppo magnetico che serve a migliorare l'efficienza riducendo le dispersioni, insomma c'è un lavoro di ricerca enorme. Efficienza 86 dB, risposta in frequenza dichiarata da 50 Hz, e quindi facciamo un'altra volta i complimenti, perché mi sembra una misura sensata, perché tante volte io su casse di questo tipo ho visto numeri impossibili che la fisica non permette, 30 Hz, 25 Hz, impossibile, perché un woofer di queste dimensioni e una cassa di queste dimensioni non può scendere troppo per una semplicissima questioni meramente fisiche. No? L'impedenza dichiarata è inferiore a 6 ohm. Ma è un dato dichiarato così. Inferiore a 6 ohm, sensibilità 86 dB, che è una sensibilità medio-bassa, quindi hanno secondo me bisogno di un po' di muscoletto. Loro consigliano un amplificatore minimo da 50 watt. Ecco, adesso sventriamo, sono pronto. E vediamo che cosa c'è dentro. Ciao qua, ciao. Caro Giulio, allora questo sventramento lo facciamo in 2 step. Il primo è solo per il Twitter, poi chiudiamo il Twitter e procediamo con il resto, perché il Twitter è un po' delicato. Facciamo vedere qui il cablaggio fatto con le saldature e qui delle cose che ti dovrebbero essere molto note, giusto? Sì, perché questa è una Tesla Coil. Esatto. Un'altra Tesla Coil messa proprio tra il positivo e il negativo. Poi facciamo vedere qui la parte posteriore del Twitter, ok, che ha quindi l'emissione posteriore, che finisce in questa camera che inquadriamo, eccola qui, ok, eccola qua, è una camera chiusa, ok, e serve per attenuare le emissioni posteriori del Twitter. Notare, ma lo vedremo anche sul woofer, l'eccellente qualità del cablaggio
Adesso stoppiamo il video e lo riprendiamo tra un attimo perché voglio chiudere il Twitter. Adesso facciamo la seconda sezione perché ho avvitato il Twitter e quindi sto più tranquillo, ok? E guardiamo un po' dentro questo mobile che è spettacolare, ragazzi, veramente spettacolare. Te lo illumino, Giulia? Illumina. Guarda un po' le rastremature di forma perché sono fatte, vedi, in modo da non essere riflettenti. Ok. Ok? Sono fatte in modo veramente eccellente. Cioè, quindi questo è il sistema di, diciamo, rinforzi interni Esatto. che sono fatti con questa forma molto particolare. Poi Esattamente. dietro, ecco, illuminandolo meglio, si vede Ta-da! il particolare tipo di conformazione del Del diffusore. mobile, sì, del mobile. Poi c'è questa giga bobinona che mi fa pensare che qua sopra, che poi in realtà è sotto, perché noi adesso il diffusore ce l'abbiamo capovolto, questo qui è il crossover. Esattamente, è il crossover. Notare la bobina, quella è sul woofer in aria, fatta con un filo di rame intrecciato e non è filo di rame semplice, come invece è fatta quella sul Twitter che si vede sopra. Vedete? Sì, Quella sul sì. Twitter c'è il filo di rame semplice, quell'altra c'è il filo di rame intrecciato perché ci scorre una corrente molto più alta. E questa è una particolarità che non avevamo mai visto fino ad ora. Il mobile, tra l'altro, è realizzato in generale in modo spettacolare. Spettacolare, sì. Facciamo vedere, Giulio, la prendo. Questa è la quando sei pronto. Poggiala pure piatta, Sì, così la possiamo... piatta, esattamente, così. La metto sul woofer. Guarda. La metto sul woofer. Eccola qua. Ok? E questa è la parte che va sopra con dei magneti che poi facciamo vedere che sono questi 4 magneti qua e che servono proprio per tenere il pannello La frontale. possiamo girare questa parte? Certo. Eccola Questa, qua. eccola qua. Perfetto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 magneti. Magneti. Di che cosa è fatto questo Questo secondo me è fatto di legno. legno? Sì, sì, è fatto di legno. Legno, Sì. legno. La metto a posto, eccola qui, e alla fine diamo un'occhiata al woofer. Spettacolare il woofer, veramente Avvicinerò un po' spettacolare, sì. al coso, perfetto. Eccolo qua, veramente spettacolare. Sentite, anche non credo che si possa trasmettere su YouTube il suono di questa membrana. Si capisce immediatamente che non è della solita carta di cui sono fatte discreta parte degli altoparlanti. Poi facciamo vedere, ecco qui, il magnete, l'enorme foro di ventilazione. Ok. Poi giro, Giulio. Sì, Questi sono i 2 reofori di collegamento in rame. Questo non ho mai visto una cosa del genere. esatto. Veramente mai E visto poi una il cosa del cestello che è pazzesco, Il cioè il cestello. cestello praticamente è quasi inesistente, è fatto con questi elementi sottilissimi, questa è una presso fusione ed è tutto completamente sfinestrato. Esatto, e poi facciamo vedere dentro, qui, i 2 anelli di rame. Eccoli qua, uno, Uno e l'altro sta dietro, non dietro, si vede, certo. e servono per modulare il campo magnetico. E poi la bobina mobile, adesso la muovo per farla vedere, dovrei è tutta riuscirci. bucherellata. Dovrei riuscirci, Sì, sì, la eccola vedo lì. perfettamente. E quello è completamente bucherellato proprio per una questione di ventilazione. Bellissimo. Bellissimo, sì, spettacolare, bellissimo. Membrana con questa strana conformazione a quadratoni. A quadratoni e poi notare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 8 addirittura, viti 8 di serraggio, sì. 8 viti di serraggio. che non poi sono- le viti di serraggio sono queste qui Esattamente. che stiamo inquadrando. Esattamente. Vogliamo semplicemente un attimo girare il diffusore per far vedere il pannello posteriore. Certo. Lo abbiamo, come potete vedere, incellofanato per evitare di rovinare la splendida laccatura, ma
i nostri kilowatt ci perdoneranno. Però ecco, a me interessava far vedere Sì. il particolare dei 3 tubi d'accordo. Eccolo qua. Eccolo qua. Esatto. Va bene. Beh, Direi che Facciamo solo notare come non c'è il rosso e il nero, ma c'è il bianco e il nero. ah, ok. Ok, quindi bianco sarà positivo. Sì, sì. Vabbè, realizzazione Sì, esemplare. anche questo è esemplare, è particolare il pannello posteriore non è dritto, Sì. È tutto curvo. è tutto curvo con questa parte qui elegantissima. Sì. Questo è quasi un marchio di fabbrica. Esatto, Complimenti. complimenti veramente. Complimenti. Ok, ragazzi, non è stato così difficile, riuscirò anche a rimontarla facilmente. Ciao! Allora Giulio, queste casse come le metti suonano, ma cosa dice Borresen? Che ti ha tolto Sì, mi ha lasciato, come dire, un'ansia sottostante. Il manuale di istruzioni di questi diffusori, peraltro anche molto ben fatto, riporta un grafico dove fa vedere come il diffusore evolve nel corso del rodaggio che è indicato in 500 ore. Quindi si vede il tempo e la qualità della performance, parte da 0, prime 100 ore, seconde 100 ore, terze 100 ore, quindi arriviamo a 300 ore e la curva si comincia ad abbassare, il che significa che insomma la performance sta quasi arrivando al top, e poi a 500 ore si stabilizza. 500 ore è tantissimo tempo, è quasi un mese, un mese insomma, e questo avrebbe significato lasciare questi diffusori a suonare costantemente per un mese, e quindi io mi sono sottoposto con grande piacere, devo dire, a delle sessioni di ascolto forzato, ma insomma saremo arrivati penso nell'intorno 200. delle 150-180 ore di ascolto. Per carità, mi considero un privilegiato ad aver avuto questo compito, perché insomma ho potuto conoscere molto bene questi diffusori che però la cosa sconcertante è che nel momento in cui io li ho installati e ho schiacciato play, per me la performance era già strepitosa, ci avrei messo la firma stellare subito dal secondo numero 1. Poi certo, nell'arco di queste tante ore di funzionamento effettivamente sono andati migliorando non di poco le loro caratteristiche che però insomma le possiamo già riassumere, perché sono talmente evidenti, talmente che spiccano, che difficilmente uno insomma puoi pensare che passino inosservati. Ecco, la prima cosa che poi mi farà fare una considerazione è la velocità, perché immediatamente si sono subito palesate come con una velocità. Del resto un equipaggio mobile del tweeter che pesa 0,01 grammi non può far altro che essere veloce, come anche la membrana del woofer. E questo però mi fa venire in mente una considerazione molto importante che riguarda l'evoluzione della tecnologia, soprattutto nei diffusori. Il diffusore, ricordiamoci, essere l'elemento che più di tutti in un sistema hi-fi distorce semplicemente perché è molto più lento di quanto non sia lo strumento dal vivo. Immaginiamo a una corda di un pianoforte o a un tamburo, la pelle di un tamburo, la velocità che hanno questi organi in movimento meccanici è enormemente superiore rispetto a quella di un diffusore. L'evoluzione di questi anni ha permesso di utilizzare dei materiali di ultimissima generazione, molto più leggeri ma molto resistenti, che quindi hanno velocizzato moltissimo il comportamento degli altoparlanti e quindi hanno diminuito drasticamente la distorsione. Per cui ho
Oggi come oggi si riescono a ottenere diffusori molto più performanti di quanto non era 30 anni fa. Quindi chi mi viene a dire ma la R10PY c'ha un suono, è imbattibile, mi dispiace, non è così e non può assolutamente essere così. Tu cosa ne pensi, Giulia? Ma allora, il mio pensiero rispetto a questa cosa è abbastanza sì, concorde con quello tuo. Io peraltro ho avuto anche modo, non dico di polemizzare, non mi piace polemizzare, sempre garbatamente, con un ascoltatore, un nostro follower che scrisse tempo addietro dicendo: ah, ma di che cosa vai parlando di suono moderno? La musica è musica. Grazie che la musica è musica, quella certo che sì, ma la riproduzione della stessa no, è diversa, perché la riproduzione è una cosa che avviene attraverso degli artifici tecnologici, la tecnologia evolve nel corso del tempo e quindi un diffusore di 40 anni fa, 50 anni fa non può suonare come suona un diffusore attuale. E questo c'è poco da fare. Poi nulla vieta che il diffusore di 40 anni fa possa appassionare. Del resto abbiamo fatto recentemente quella prova delle LS3/5, ci siamo tanto divertiti, ci è piaciuta, a giudicare dal numero di visualizzazioni è piaciuta anche a voi, però stiamo ragionando di un diffusore di 40 anni fa. Questi sono diffusori di oggi e la differenza si sente in maniera palese, in maniera assolutamente palese. Perché si sente? Noi abbiamo detto proprio la parola chiave di queste X1 è velocità. Velocità che si traduce in anche ricchezza armonica. Faccio un esempio, prima stavamo ascoltando un brano in cui c'era un lavoro piuttosto complesso, articolato con i piatti della batteria. Non solo si sentiva distintamente la parte armonica, metallica del piatto, ma si sentiva anche perfettamente la componente percussiva della bacchetta che batte sul metallo del piatto. Ora immaginatevi la velocità con cui il batterista colpisce e quindi il tic 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 della bacchetta che colpisce il piatto, distintamente percepibile assieme a tutta la modulazione degli armonici generati, ricchissimi, colorati del piatto. Questa è una cosa che te la permette un tweeter incrociato a 2005 come questo qui, così leggero da essere quasi niente, c'è una massa che è quasi aria fondamentalmente. Quello che è il difetto di questi tweeter mediamente è una minore direzionalità sia in orizzontale che in verticale, che però non abbiamo assolutamente riscontrato in questo caso. Vuoi perché c'è questa sorta di forma di caricamento, di guida d'onda, più che caricamento a tromba, mi sembra proprio una guida d'onda che ti permette di ascoltare bene comunque. Tu mi dicevi prima le 3/5 sono state emozionanti, però lì ti devi mettere in un punto che è l'hotspot, che è esattamente quello, e quindi lì devi stare fermo come un Moloch, immobile. Queste invece, anche se ti muovi all'interno della stanza, riesci comunque ad apprezzare bene il messaggio sonoro, no? Quindi anche dal punto di vista della direzionalità. È interessante notare a questo proposito che nel manuale di istruzioni, per quanto riguarda il posizionamento e quindi il toe-in, cioè l'inclinazione verso il punto di ascolto, viene specificato di fare in modo che le ideali linee che partono dal diffusore, le linee di emissione assiali, si incrocino all'incirca 1 metro dietro la testa dell'ascoltatore. Ascoltatore che dovrebbe stare, sempre secondo il manuale, a circa 3 metri di distanza, e effettivamente qui noi siamo al limite, perché questa stanza, insomma, sì, è un po' più di 3 metri, fa 3,70 metri, insomma siamo un pochettino al limite rispetto a quello che è il dimensionamento richiesto.
Ciò non di meno, l'abbiamo detto in apertura, le caratteristiche insomma, di dispersione polare di questo diffusore ci ha permesso di tenerle più larghe rispetto al solito e avere comunque una ricchezza della scena sonora tra i due diffusori e anche all'esterno veramente encomiabile. Una scena sonora molto articolata, complessa, piani sonori, profondità, larghezze, altezze. E l'altra cosa veramente quasi sovrannaturale, il fatto che questi diffusori dalla prima nota ti rendi conto che spariscono, cioè anche se li guardi, anche se stai ad occhi aperti, tu non hai la sensazione del suono che proviene da questi due box, ma è tutta la stanza che suona. Sì, e poi un'altra cosa che mi ha molto impressionato e che ti fa capire, cambiamo camera, che siamo a un livello elevatissimo. Allora, da una parte la voglia di provarli con elettroniche di livello molto più alto, a me non mi viene spesso, no? Però ecco, queste le collegherei al finale Solution sopra per vedere l'effetto che fanno. E poi abbiamo sostituito il DAC dalla scala, abbiamo messo il Tambaqui di Mola Mola che presto sarà oggetto di prova e ci siamo immediatamente accorti delle differenze. Questa grande capacità di rivelare le differenze non è assolutamente comune e ti fa capire quanto poi l'oggetto sia un oggetto particolarmente pulito e rivelatore. Sì. Un'ultima considerazione, Giulio, mi viene da fare rispetto all'oggetto in quanto tale, perché io vedo che è un oggetto realizzato benissimo, si vede che dietro c'è una grandissima ricerca e sviluppo e un grande investimento che non sarebbe giustificato con i relativamente piccoli numeri di una produzione come può essere quella di Borresen. È sicuramente il governo danese, ma l'abbiamo già detto, che aiuta queste aziende. Mi viene un po' di rabbia perché noi in Italia abbiamo tantissime aziende di altissimo livello che sicuramente riuscirebbero a fare meglio se anche loro fossero sostenute da un governo che è completamente assente da questo punto di vista. Va bene, andiamo avanti. Una sì. cosa invece io la vorrei dire sempre relativamente al suono del diffusore. Sì, giusto. Il diffusore è dichiarato con un estremo basso a 50 Hz, 50 Hz che non è tantissimo, quindi diciamo non è un diffusore che scende particolarmente in basso, quantomeno dal punto di vista del dato dichiarato. Due considerazioni. La prima, ovvia, li si potrebbe abbinare con dei subwoofer. Certo. Anche se a me tremano i polsi ogni volta che si parla di subwoofer, perché l'accoppiamento, il posizionamento e l'incrocio del subwoofer è un'arte e fare dei disastri è quasi lo standard, cioè sono pochissime le persone che io conosco che sono in grado di fare un giusto setup di una coppia di subwoofer, che secondo me va fatta proprio a orecchio, poco strumento, ma insomma è una cosa complicata. Però devo anche dire una cosa, che questi diffusori, pur non scendendo particolarmente in basso, hanno una tale ricchezza e articolazione e velocità in gamma bassa che probabilmente riescono ad ingannare l'ascoltatore, quantomeno a me hanno ingannato completamente, anche a me, facendomi credere che questi diffusori fossero dei diffusori più grandi, più voluminosi, più capaci di scendere. Insomma, io non ho avuto la sensazione mai, anche ascoltando musica sinfonica, anche ascoltando dei brani con un alto contenuto energetico in gamma bassa, di dire certo però mi manca qualcosa, sì, vorrei tanto averci dei sub. No, assolutamente. Me la sono goduta in tutti i modi possibili, sì. E questo anche qui deve far riflettere, perché tra l'altro un diffusore che scende fino a 50 non ti dà nessun tipo di problema di posizionamento in ambiente. Certo. E quando cominci a scendere, a immettere tanta energia in gamma bassissima, poi sono dolori a gestirsi l'ambiente. Certo.
Qua è tutto più facile. Poi la musica scorre, è come se non ci fosse bisogno di soffermarsi su quella nota grave, perché va avanti, ti appassiona, ti coinvolge, quindi non ti soffermi a riflettere sul perché non è sceso poi così tanto, poteva scendere. È veramente un piacere ascoltarle. Un grazie sentito a DP Trade, A Paolo, sì, che Paolo. ci ha dato la possibilità di ascoltare questi diffusori che peraltro sono nuovissimi. Quindi, Sì, insomma, l'abbiamo visti a veramente- Monaco per la prima esatto, volta, sì. una vera novità. Esperienza piacevolissima, grazie. Qua giriamo la subscribe, campanella, tutti i social, il sito, aiutateci a crescere, vi salutiamo, ciao.